Intervista a Sergio Limone prima, due macchine. Sono Sergio Limone, buongiorno, mi sono laureato al Politecnico di Torino nel 1972 con una tesi su una Formula Monza, una vettura a monoposto azionata al motore da 500 giardiniera. Il giorno che compivo 24 anni sono entrato in Abarth e sono rimasto in Abarth con ovviamente tutte le trasformazioni societarie, prima Fiat Autocorse, Fiat Auto Attività Sportive, poi N Technology, eccetera, 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 fino al 2005. Mi sono occupato inizialmente di Fiat 131 Rally come ragazzo di bottega, perché c'era da fare le prove e correvo io, poi anche perché lo staff era proprio ridotto all'osso. Poi come responsabile mi sono occupato della progettazione della Lancia Rally, più nota come 037, poi ho curato lo sviluppo, non la progettazione dell'S4, gli anni della Delta, vissuti sempre come responsabile dello sviluppo veicolo, della progettazione dello sviluppo veicolo. Divertendomi un sacco, perché bisogna dire che sono stato molto fortunato perché ho trovato gli anni d'oro dell'automobilismo sportivo italiano. Intervista Lombardi prima, due macchine. Bene, sono Claudio Lombardi, sono ingegnere meccanico e sono nato nel 1942 e ho iniziato a lavorare nel 1968 nel gruppo Fiat, presso quello che allora era il gruppo Ricerche, che poi si sarebbe trasformato in Centro Ricerche Fiat. Dall'inizio anni 80 sono passato come direttore tecnico del Lancia Racing, del Lancia Corse, la quale in quel momento si era spostata come sede logistica all'Abarth di Corso Marche. In quel momento la tecnologia stava dimostrando che per vincere nei rally era necessario sviluppare la tecnologia delle quattro ruote motrici. Fiat non aveva tale tecnologia. L'ingegnere Ghidella a questo punto ha deciso di finanziare e fare un grosso sforzo, anche tecnico e finanziario, per far sì che Lancia Racing costruisse una vettura quattro ruote motrici che doveva essere la vettura che permetteva di vincere i rally, ma anche la vettura a laboratorio che permetteva di sviluppare queste tecnologie che mancavano come know-how al gruppo Fiat. Ci ha chiesto quindi di sviluppare questa vettura, ma di tenere stretti contatti con la produzione e la progettazione di serie, cosa che è avvenuta. A questo punto nasce la Delta S4.